Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questi graziosi fiorellini decorativi a cui ho applicato una perlina nella parte centrale, ideali come applicazioni in capi di abbigliamento, copertine o borse, oppure per creare numeri, quindi sistemato a numero, oppure lettere o addirittura nomi scritti. Prima di presentarvi il materiale e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare quello che poi porterò qui sul canale e faremo insieme dei sondaggi per scegliere i progetti che poi appunto porterò e vi proporrò qui sul canale. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone fiocco lilla, lo lavorerò con uncinetto numero 3, poi avrò bisogno colla a caldo per la perlina e una perlina da applicare nella parte centrale. Prendiamo il cotone e facciamo un cerchio magico. Entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo all'interno e qui realizziamo 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio, facciamo una maglia alta chiusa nelle prime 2 asoline, filo sull'uncinetto, entriamo e facciamo un'altra maglia alta non chiusa completamente, di nuovo maglia alta non chiusa, quindi abbiamo fatto le 2 catenelle e 3 maglie alte non chiuse. Prendiamo il filo e chiudiamo insieme 2 catenelle ed entriamo sempre nel cerchio facendo una maglia bassissima, quindi facciamo passare direttamente il filo nelle asoline e abbiamo creato il primo petalo. Continuiamo 2 catenelle e ripetiamo la stessa lavorazione, 3 maglie alte non chiuse, quindi 1, 2 e 3. Facciamo passare nelle prime 2 asoline e chiudiamo tutto insieme, 2 catenelle, entriamo nel cerchio, ci tiriamo il filo e lo facciamo passare nella solina, quindi maglia bassissima, e abbiamo creato il secondo petalo. Continuiamo con 2 catenelle e ripetiamo per un totale di 5 volte la stessa lavorazione, quindi è un fiorellino a 5 petali. Maglia alta non chiusa, chiudiamo insieme 2 catenelle e ci chiudiamo con maglia bassissima. Stringiamo man mano la lavorazione così e continuiamo. Li facciamo insieme proprio perché è un progetto veramente veloce e facile. Facciamo le 3 maglie alte non chiuse e chiuse insieme, 2 catenelle, ci tiriamo un pochino la cotina così stringiamo un pochino il lavoro, ci verrà meglio nella lavorazione. Entriamo nel cerchio e facciamo una maglia bassissima. Ora realizzeremo l'ultimo petalo, quindi 2 catenelle, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa e maglia alta non chiusa. Chiudiamo insieme
2 catenelle ed entriamo nel cerchio e ci chiudiamo con maglia bassissima. Tiriamo il filo, prendiamo la codina del lavoro e la stringiamo il più possibile, così. Nello stesso tempo tagliamo il nostro filo di lavorazione, inseriamo nel cappietto e lo stringiamo nella parte dietro. Questo è quello che abbiamo stretto e questa è la codina. Facciamo un nodino nella parte dietro, quindi fermiamo tutte e due le lavorazioni, quindi facciamo il primo nodino e poi ne facciamo un altro. Così. Stringiamo, prendiamo le forbici e ci tagliamo l'estremità e abbiamo terminato il nostro fiorellino. Guardate, di una semplicità e di una velocità incredibili. Prendiamo un goccino di colla a caldo e la perlina, quindi prendiamo la perlina, inseriamo un goccino di colla a caldo qui nella parte centrale, e inseriamo la perlina al centro, così. E abbiamo terminato il nostro fiore decorativo. Un altro possibile utilizzo può essere applicarlo in un supporto di metallo, quindi in questo caso io mi ritrovo qua il supporto per l'anellino, quindi con la colla a caldo applicarlo nella parte sotto e realizzare un simpatico anellino anche da regalare o da indossare. Ora ve lo farò vedere perché questo fiorellino lo utilizzeremo come anellino, quindi per farvi vedere comunque i vari utilizzi di questi fiorellini, e faremo anche l'anellino. Quindi prendiamo la colla a caldo, la inseriamo nel supporto, ne mettiamo qualcosina in più solo per non rischiare che si stacchi, e lo inseriamo nella parte centrale, così. Levate i fili in eccesso e questo è l'anellino a margheritina. Guardate, faccio vedere l'indosso, guardate un po', anche da fare alle vostre bimbe o alle ragazzine, o perché no fatto di un colore particolare anche per voi, per indossarlo magari insieme a un paio d'orecchine fatte con lo stesso metodo, quindi con l'applicazione nella parte dietro di un gancetto proprio per le orecchine. Quindi comunque sono delle idee, guardate un po', che vi do per utilizzare al meglio questi piccoli fiori. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.